Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. In questo tutorial avete necessità di due colori a contrasto, decidete voi se deve essere cotone come nel mio caso che sto utilizzando il Club Lane numero 5, quindi fil di scoccia numero 5, oppure acrilico, lanato, quello che desiderate. Oggi andremo a fare una cravatta, io l'ho chiamata cravatta 2.0 perché di base praticamente cambiamo semplicemente il punto, la struttura è la stessa, le misure sono le stesse e mi auguro che vi piaccia come idea. Intanto iniziamo subito il progetto. Per questo filato ho scelto l'uncinetto numero 3, ma potete adeguare l'uncinetto in base al filato che avete. Allora iniziamo facciamo un'asola semplicemente girando il filato su di sé, entrate con l'uncinetto, prendete il filo e andiamo a fare 1, 2, 3 catenelle, carichiamo l'uncinetto e qui andiamo a fare altre 4 maglie alte per un totale di 5. Anche in questo caso iniziamo a creare la cravatta dalla punta. Ora stringiamo, non del tutto perché tanto è un modello da ripassare, perché a me mi piace, poi dopo decidete voi in base ai vostri gusti. Quindi finite queste 5 maglie alte, quindi finita l'ultima maglia alta, andiamo a prendere il filato nero, facciamo un punto catenella in questa maniera e praticamente andiamo a fare con il grigio, entriamo con l'uncinetto qua, anzi facciamo un punto catenella per chiudere la riga perché è meglio, tanto io personalmente la ripasso, poi prendo e entro con l'uncinetto nell'ultimo punto fatto, quindi giro il lavoro, prendo il filo nero e chiudo con una maglia bassissima in questo modo. Ora mi alzo con 1, 2, 3 catenelle, carico l'uncinetto, entro qui, lavoro anche il filato grigio, vedete, lo appoggio e lo prendo in questa maniera perché me lo devo portare da questa parte. Faccio una maglia alta, carico, ne faccio un'altra, quindi io nel primo punto, perché è nero e non so se riuscite a vederlo, vado a fare 3 maglie alte, tirate il filato grigio che così come notate c'è l'asola grigia che si chiude, carico l'uncinetto, entro nel prossimo punto e vado a fare una maglia alta, carico, maglia alta, sono rimasta senza filo, anzi io mi sposto i gomitoli perché mi danno fastidio mentre lavoro, carico, vado a fare un'altra maglia alta, carico. Ora qui come notate sono arrivata all'ultimo punto, entro con l'uncinetto, mi mantengo anche il filo grigio perché mi serve e vado a fare una maglia alta, una seconda maglia alta, carico, entro, prendo il filo, scarico una volta, mi porto il filo grigio sopra tenendolo così sull'uncinetto, scarico la seconda volta. Adesso devo girare il lavoro perché cambio già, quindi io vado a cambiare personalmente il filo ogni riga. La terza riga sarà grigia, quindi come faccio? Faccio come nella prima. Vedete che c'ho il nero, punto catenella, giro il lavoro,
Lo so che voi non lo vedete, però vi faccio notare che qua c'è lo spazietto dell'ultima maglia alta lavorata. Ora il nero lo appoggio, quindi non lo tocco più. Lo lavorerò insieme al lavoro all'uncinetto che devo portarlo da questa parte. Vedete, lo tengo così. Prendo il grigio, prendo il filo, oltrepasso l'asola nera, quindi una maglia bassissima, mi alzo con 1, 2, 3 catenelle, carico, entro qui e vado a fare una maglia alta e una seconda maglia alta, sempre 3, quindi 1, 2, 3, all'inizio e alla fine. Prima di continuare prendo il filo nero, tengo il lavoro dell'uncinetto con le dita e tiro, così ho bloccato l'asola qua. Ora cosa faccio? Carico l'uncinetto e vado a lavorare tutti i punti, mantenendo sia il filo nero appoggiato al lavoro. Me lo devo portare dall'altra parte, perché io nella prossima riga in pratica andrò a fare il lavoro con il filato nero. Eccolo qua. Arrivo a fare l'ultimo punto, che è questo, che è praticamente quello delle catenelle, e vado a fare un punto, un secondo punto, carico, mi raccomando state attente, entrate, prendete il filo, scarico una volta, mi porto il filo nero sull'uncinetto, scarico la seconda volta, punto catenella, entro con l'uncinetto così, notate che c'ho anche l'asola, lascio il grigio che me lo porto su perché lo devo lavorare e prendo il nero facendo un punto bassissimo. Il grigio lo dovete tirare e fate l'aumento. Questo è l'avvio della mia cravatta. Adesso, siccome io mi sono portata avanti, ve la faccio vedere finita, vi do le misure e poi voi dovete solo dirmi cosa ne pensate. Come vi ho abituato, io mi sono portata avanti e la mia cravatta è finita. Allora, vi spiego, voi andate ad aumentare fino ad arrivare ai centimetri necessari. Adesso ve li do un attimo. Per quanto riguarda la larghezza, una larghezza standard va tra i 7 e i 9 centimetri, la cravatta classica, quindi qua, ok? La slim tra 5 e 7, poi c'è quella ancora più sottile che è sotto i 5 centimetri. Ciò vuol dire che voi, in base al vostro filato, andate ad aumentare una riga, 2, 3, io ne ho aumentati 1, 2, 3 e 4 righe, fino ad arrivare in pratica alla larghezza che avete necessità, in base ai gusti, magari se per un uomo, per una donna, eccetera. Io dopo 4 righe di lavoro ho saltato l'aumento e subito sono andata a stringere sui margini, e cioè non ho lavorato il primo punto né da una parte né alla fine della riga, e sto parlando di questa grigia. Ok? Adesso vi faccio vedere che così magari vi è un attimo più chiaro. In pratica questo è il modellino che abbiamo fatto insieme e se qui dovevate insomma aumentare 3 punti nella prima, quando andate qua a stringerla subito dovete questo punto, l'ultimo, questo è questo, quindi in questo caso perché abbiamo il filo qua è il primo e questo è l'ultimo, lo dovete ignorare, quindi da di qua andate subito a lavorare nel secondo e qui vi chiudete saltando un punto. Dopodiché io ho lavorato 10 righe con il marcapunti, quindi 2, 4, 6, 8, 10, qui ho diminuito, ok? Semplicemente ho tolto un punto dalla larghezza. Dove lo togliamo?
Questa è una cosa importantissima. Il punto da togliere per diminuire mano a mano è da togliere in mezzo al lavoro, mai nell'esterno, cioè né da una parte né da un'altra. Se qui dovevamo aumentare sull'esterno, abbiamo diminuito una riga sola sull'esterno perché dovevamo dargli questa forma qua, da qui in poi fino ad arrivare alla larghezza che ho scelto io è da fare all'interno del lavoro. Adesso ho diminuito talmente bene che non riesco neanche a trovarlo. Eccolo, è qua. Vedete? Non si nota neanche. Io ho scelto ogni 10 righe perché la distanza era quella giusta. Voi potete, se avete un filato più spesso, quindi di conseguenza la vostra riga non è circa 1 centimetro, ma magari 1,5 cm, diminuire ogni 8 oppure ogni 6. Altrimenti, se di base qua non avete fatto la misura classica tra i 7 e i 9 cm, ma l'avete fatta tra i 5 e i 7, voi dovete diminuire ogni 15 righe. Basta che ci sia una bella armonia nel scalarla. Cioè, ve la faccio vedere così, guardate. Non è una scalatura netta come qua che c'è la curva sia da una parte che dall'altra, ma è una scalatura che è venuta così, un po' per volta. Allora, parliamo invece della lunghezza. Questa è per me, quindi non l'ho fatta troppo lunga, perché più che una cravatta che mi debba dare sì eleganza, in questo caso io l'ho creata per dare un po' più di personalità, è quasi come un accessorio. Lo è un accessorio, mi raccomando, non cerco di dire questo, però non è la classica cravatta da ufficio, ecco. Ciò vuol dire che la mia è più corta di 140 cm, però se la dovete creare per un uomo, una cravatta va tra i 140 cm e 150 cm per una misura standard, una media misura. E mi raccomando, ricordate sempre che è un lavoro all'uncinetto, quindi quando noi andiamo a metterla attorno al collo e andiamo a fare il nodino, tende comunque ad allungarsi. Non vi preoccupate, poi ve la faccio vedere indossata. Finita l'ultima riga, in base alle mie misure, cosa ho fatto? Siccome andiamo a passare il filo ogni riga, per nasconderla un po', come notate ho ripassato tutta la cravatta con una riga di punto basso col colore nero e l'ho messo doppio, ma questi sono gusti, potete utilizzarli insieme ai filati, quindi nel mio caso grigio e nero per fare tutto un contorno, potete utilizzare un colore ancora, potete fare quello che desiderate. È bella anche senza dover fare questo lavoro, ma io l'ho fatto per scelta. E dette queste considerazioni delle misure eccetera, dopo decidete voi in base insomma alla vostra necessità, al vostro bisogno di utilizzare un colore unico, 2 colori, 3 colori e così via. Mi è stata richiesta parecchio, quindi ho cercato di personalizzarla a modo mio, quindi tocca sempre a voi farmi sapere nei messaggi, nelle richieste, se vi fa piacere oppure no. Questo è il davanti, questa è la parte dietro e a me piace tantissimo. Non vedo l'ora di indossarla. Ed eccola qui indossata la mia cravatta. Ho scelto dei colori neutri perché mi sono detta, se cambio colore va bene la cravatta verde, va bene la cravatta rossa, però ho detto se mi vesto già colorato mi servirebbe una cravatta un po' neutra, allora ho deciso di giocare con il grigio e con il nero ed è questa. Si può mettere sotto una giacca o come nel mio caso l'ho messo sotto un gilet, come notate elegante. Ho aggiunto una camicia rossa, degli orecchini, un bel rossetto rosso e come vedete il colore c'è, pur avendo una cravatta abbastanza, tra virgolette, ordinaria nella scelta dei colori perché sono molto basici. Io vi ho dato la soluzione più
diciamo semplice nel giocare con i colori, perché ho alternato le righe una per una. Però se non volete impazzire potete giocare facendo 2 righe e non dovete portarvi su il filo, semplicemente lo ritrovate nel giro successivo. Comunque, come al solito io vi do l'idea, poi per personalizzare quest'idea tocca a voi. Lo trovo un outfit molto elegante, alla portata di tutti, e secondo me va bene sia per una versione maschile che femminile. È normale che per una cravatta maschile vi consiglio di lavorarla un po' di più, quindi deve arrivare fino a questo punto, quindi al punto vita. Nel mio caso, siccome volevo un accessorio, mi andava bene così. Effettivamente potevo metterla anche più corta. Tanto per noi donne, come ho detto anche in precedenza, è più una questione di accessorio che una necessità di eleganza. Poi diciamo la verità, per quanto mi riguarda la cravatta ha sempre il suo perché. Allora, siccome noi siamo bravissime con l'uncinetto, ho pensato di personalizzarla a modo nostro. Fatemi sapere sempre nei commenti cosa ne pensate, se vi piace questa idea, e soprattutto mandatemi la vostra cravatta appena finita, oppure ancora meglio la pubblicate sul gruppo Facebook. Io vi aspetto lì e vi abbraccio. Ci vediamo al prossimo video progetto.